tutti! Nella lezione di oggi vediamo come risolvere il problema di tutti i principianti del lavoro a ferri. Come fare quando cade una maglia e si disfa il lavoro. In realtà è una cosa semplice, diventa semplice, diciamo così, quando impariamo a leggere il lavoro. Abbiamo già visto nella lezione 2 la forma che ha il punto dritto e rovescio e abbiamo capito che il dritto ha la forma di una V, mentre sul rovescio il punto ha una forma di un'ondina o di una gobbetta comunque. Quindi adesso come facciamo a recuperare questa maglia perduta? Ci viene in soccorso l'uncinetto. Queste sopra sono i fili di questo punto delle varie righe. Questo, per esempio, è il filo della riga che ho sul ferro. Questo è il filo del punto della riga sotto. Infatti, se tiro questo filo, si rimpicciolisce questo punto. Se tiro questo filo, si rimpicciolisce il filo che c'è sul ferro. Qui c'è il punto. In questo caso si sono disfatte 2 righe, ma potrebbero essersene disfatte di più. Come facciamo a risolvere questo problema? Con l'uncinetto entriamo nel punto e prendiamo il filo che sta subito sopra. Il punto è davanti al filo, l'uncinetto raccoglie il filo e porta fuori il punto e vedete che qui sotto l'asola, questa che era l'asola, con il filo che esce diventa una V, esattamente come quella sotto. E continuiamo in questo modo. Entriamo da davanti e prendiamo il filo successivo, questo. E anche quest'asola, una volta che prendo il filo, diventa una V. E così per tutte le righe di punti che si sono disfatte. A questo punto abbiamo il punto che va sul ferro e lo inseriamo sul ferro in questo modo. Se non siamo sicuri di come inserirlo, cioè se così o così, basta vedere il precedente. Il precedente, questo è storto rispetto al precedente, quindi tutti i punti vanno messi così. Possiamo tornare a lavorare normalmente la nostra riga di dritto. Vediamo ora come fare a recuperare le maglie cadute quando stiamo lavorando un rovescio. In questo caso il filo della maglia caduta deve andare davanti all'asola. L'uncinetto entra da dietro nell'asola e raccoglie il filo e lo porta fuori, e questo è il punto nella successiva riga, e facciamo la stessa cosa anche con questo filo che è quello della riga successiva. Entriamo da dietro nell'asola e raccogliamo il filo e recuperiamo il punto e lo mettiamo nel ferro, sempre guardando la direzione che ha il resto dei punti, e proseguiamo. Un'altra cosa che può capitare è che cada più di un punto e si disfi più di un punto. Il lavoro che facciamo è sempre lo stesso. Partendo dal primo punto, li raccogliamo senza tirare troppo, altrimenti disfiamo il successivo, e se dobbiamo lavorare dei dritti, l'asola è davanti, il filo è dietro e l'uncinetto raccoglie il punto e lo rimette nel ferro. E così per tutti i punti che sono caduti. Adesso, per esempio, questo è la successiva riga di punti
che mancano a questo punto, solo questa. Vedi, per esempio, in questo caso, questo punto dietro ha un solo filo, questo. Qua si sono già disfatte 2 righe, perché ho tirato il filo e sono disfatte 2 righe, non importa. Da davanti prendiamo il filo e lo mettiamo intanto nel ferro, e questo punto è sistemato. E adesso riprendiamo questo. Un'altra cosa, la V sotto deve essere aperta, cioè potrebbe essere che l'asora si giri. Se raccogliamo il filo in questo modo, il punto viene ritorto. Vedete che la V sotto è aperta e invece qui il filo è incrociato perché si è girata l'asora. Dobbiamo guardare quando entriamo nell'asora che l'asora sia dritta e che la V sotto sia aperta. Raccogliamo il filo appena sopra, che è questo, e facciamo questo punto. Usciamo, rientriamo da davanti controllando che la V sotto sia aperta e prendiamo l'ultimo filo che ci manca, che è questo, e rimettiamo il punto nel ferro con la direzione che hanno tutti gli altri. E abbiamo risolto anche questo problema. Ora che abbiamo capito come ricostruire i punti, possiamo usare questa tecnica anche per correggere eventuali errori. Può capitare che lavoriamo dei rovesci dove dovremmo lavorare dei dritti. Ora, questa è una maglia rasata e quindi in teoria non ci dovremmo sbagliare, però può succedere. Vediamo come correggere questi errori. Lavoriamo tutto il ferro fino a portarci alla riga di punti in cui c'è l'errore. Qui abbiamo un rovescio, qui. Il punto corrispondente è questo. E lo facciamo volutamente cadere dal ferro. E disfiamo fino al rovescio. 1, 2 e 3 righe. E adesso questo rovescio lo rimettiamo come dritto. Abbiamo visto che per creare un dritto l'asora deve essere davanti al filo. Entriamo da davanti nell'asora e prendiamo il filo. E il rovescio diventa un dritto. E andiamo avanti così per tutti i fili, quindi per tutte le righe che abbiamo disfatto di questo punto, riformando tutti i punti dritti. E alla fine lo rimettiamo sul ferro. E in questo modo possiamo correggere gli errori. E questa cosa la possiamo fare tutte le volte che vediamo degli errori. Qui c'è un rovescio dove dovrebbe esserci un dritto, facciamo cadere questo punto, disfiamo tutte le righe che serve fino a disfare il rovescio, che è questo, questa linea orizzontale anziché una V. Disfiamo, portiamo l'asora davanti, raccogliamo il filo e facciamo un dritto. E in questo modo possiamo correggere eventuali errori senza disfare. Ora che sapete come ricostruire i punti, non avrete più paura che cadano i punti del ferro, e all'inizio è una cosa normale perché non abbiamo la manualità giusta e quindi può capitare che cadano i punti del ferro e può capitare assolutamente di sbagliare. Da oggi sappiamo come correggere gli errori e come riprendere i punti.